Ciao, io sono Ilaria Gaspari e devo ringraziare Mubi Italia perché sono qui a fare una chiacchierata con Valerio Mieli. In realtà, appunto, oltre che essere un amico, Valerio è anche un regista che io ammiro moltissimo. Anzi, fra l'altro noi ci siamo conosciuti dopo che io avevo visto in un cinema durante i miei anni universitari 10 inverni, che mi era piaciuto tantissimo, mi aveva commossa tantissimo. Poi ti ho incontrato e non pensavo che fossi la stessa persona, pensavo fosse una coincidenza di nome, invece eri proprio tu, il Che regista. questo così, Cosa? che questo tizio così che fa le battute stupide, eccetera. Poi, Esatto, abbia una tale profondità poi visto. dentro e invece sì. No, però parlando seriamente, poi appunto ho visto Ricordi, che è un film che mi ha commossa tantissimo, ho rivisto 10 inverni, insomma sono una conoscitrice della tua opera, casomai ti stessi chiedendo se Dell'intera sono quali... filmografia. La filmografia per ora di 2 film, ma anche una produzione artistica molto varia. Adesso poi ne parliamo. Partiamo dai tuoi film. Partiamo dai tuoi film e da una cosa che mi colpisce in particolare in Ricordi, però in realtà forse non solo, ma tu mi dirai meglio. Cioè il fatto che queste storie che tu racconti sono delle storie d'amore in cui la cosa che sembra prevalere proprio nel modo in cui ce le mostri, ci porti dentro la storia, è il punto di vista di ognuno dei due protagonisti. In particolare in Ricordi c'è questa sensazione un po' angosciosa se vogliamo, ma anche molto poetica del fatto che i punti di vista delle persone quando noi viviamo le cose siano destinati a sfiorarsi soltanto. Tu lo pensi davvero o solo da autore? Nì, nel senso che, allora, intanto Dieci Inverni pure, Dieci Inverni è, che il film precedente, è un racconto per quadri, quindi è visto dal di fuori, noi vediamo i personaggi dal di fuori. Però il soggetto e poi il romanzo, Dieci Inverni, era scritto in doppia prima persona. Cioè era scritto con i due punti di vista che descrivevano talvolta anche le stesse situazioni. Questa cosa ovviamente nel passaggio al film si è persa. Cioè, il film è oggettivo, cioè li vediamo dal di fuori, anzi è molto oggettivo perché in realtà noi non vediamo che cosa succede per 364 giorni, Sì. vediamo solo quello che, quindi non sappiamo cosa fanno loro in quel tempo in mezzo. Però io l'avevo scritto così perché mi aiutava a capire meglio chi erano questi due personaggi, anche perché io di solito parto, per i film almeno, da un'idea di struttura più che di personaggi. Quindi in quel caso era un racconto, una storia d'amore, un inizio, una storia d'amore, un incontro, diciamo, che dura 10 anni, raccontato a Venezia, nella Venezia di studenti, raccontato per quadri, quindi per ellissi, un giorno, un momento, una situazione per ogni inverno. Quindi questo è e la costruzione dei personaggi è venuta dopo. E quindi poterli scrivere dal di dentro è stato uno strumento in realtà proprio per arrivare a capire meglio chi erano. Però questa cosa invece è diventato il centro dell'altro film, il raccontare una storia totalmente dal di dentro, perché è un film, ricordi, fatto solo di, appunto, solo di ricordi di lui e di lei, non c'è un piano oggettivo, non sappiamo mai com'è questa Non lo sappiamo situazione, mai, è sappiamo vero. come me la ricordo io, come l'ho vissuta io e come l'hai vissuta tu. E non sappiamo com'è fuori. E questo artificio qui, che in letteratura è comune, cioè il fatto di scrivere le cose, appunto, del raccontare quello che c'è dentro la testa, mi sono chiesto chissà se si può fare anche con un film, cioè non uscire mai dalla testa delle persone e farlo non con strumenti letterari, quindi con una voce fuori campo, diciamo, ma filmando le immagini mentali, il flusso mentale che c'è nei due personaggi. Però per venire alla tua domanda sullo sfiorarsi soltanto, ricordi un film appunto fatto di due mondi privati, perché noi vediamo il mondo privato di lui e il mondo privato di lei, alternata alla stessa situazione, come la ricorda lei, come la ricorda lui. Ma la storia è la storia di come questi due mondi privati si incontrano e si influenzano. Sì. In che modo un incontro tra due persone, un incontro forte come un innamoramento, trasforma i mondi mentali dell'uno degli altri. Infatti lui si trasforma, lei si trasforma, vedono le cose mano a mano che la storia va avanti in un modo diverso. Quindi credo che ci sia una forte possibilità di permeazione tra le persone. E in più invece penso che noi siamo molto più opachi a noi stessi di quello che pensiamo, cioè non credo che non è detto che io sappia meglio di te
quello che provo, quello che ho. Questo è molto interessante. Beh, e forse è anche una delle cose che, come dire, quando uno scrive o fa un film, sta facendo, no? Sta mettendo in mano a chi lo vedrà, a chi leggerà quel libro, il suo punto di Sì. vista sulle cose. Certo. Beh, d'altronde se fossimo impermeabili non esisterebbe neanche. L'arte. Sì, perché uno dice scrivo una cosa e la gente non la capisce, invece, Certo. invece succede. No, certo, ma è molto interessante questa cosa che mi dici, perché in effetti, appunto, si sa, cioè lo sanno, lo dicono gli studi delle neuroscienze, che la memoria anche funziona, no, a sua volta quasi come una forma di narrazione, cioè che in realtà noi selezioniamo soltanto determinate cose, ma non ce ne rendiamo conto, quindi forse in questo senso siamo un po' opachi a noi stessi, non sappiamo sempre qual è il criterio. Tu nel film, in Ricordi, hai coinvolto proprio tutto il linguaggio cinematografico per raccontare, no, questi due mondi, questi due punti di vista, quindi portando un tema letterario fuori dalla letteratura in un certo senso. Allo stesso tempo in 10 inverni hai dilatato il momento dell'incontro, no, dell'innamoramento di questi due ragazzi, Camilla e Silvestro, che di anno in anno si vedono appunto in un giorno d'inverno e sempre appunto in punti diversi della loro vita, perché il resto dell'anno li porta in punti diversi, e questa storia d'amore, ora penso che possiamo dirlo senza fare troppi spoiler, No, non lo tarda diciamo. molto Ah, a che tarda iniziare. molto? Beh, sì, Possiamo vabbè, dirlo? si può Questo dire. va bene. Tarda, sì, prego. Tarda molto a iniziare. E invece, appunto, in Ricordi la storia d'amore c'è stata, no? Quando noi conosciamo i tuoi protagonisti. Sì, che sono sì, No? è vero. Quanto pensi che conti in una storia d'amore o non d'amore il rapporto con il tempo? Allora, sono due cose diverse, cioè il caso che ci fa incontrare una persona invece che un'altra in un momento, beh, ovviamente conta, perché uno poteva uscire mezz'ora prima e non incontrare, e quindi sì, siamo tutti frutto di un caso tra infinite potenziali storie. E tra l'altro questo è un po' il tema di quello che sto facendo adesso. L'altra questione è invece il tempo, nel senso di storie raccontate nel tempo. E mi accorgo che io tendo ad andare poi sulle storie raccontate nel tempo. Ogni volta che poi mi viene in mente una cosa che si svolge un po', dopo un po' mi dico, vabbè, ma che me ne importa di questa storia qui? Invece le storie sul lungo periodo mi sembra intanto che qualunque storia sia interessante sul lungo periodo, cioè la vita di chiunque è raccontata è ricca, cioè succedono grandi eventi, anche a persone normali e che vivono una vita normale. Invece per avere una narrazione in qualcosa di più contenuto, spesso è appunto un evento straordinario, un evento eccezionale che non, oppure va un po' forzata a metterci qualche cosa che lo sostenga, perché se no dice che è successo. Invece la vita di qualcuno, fate raccontare la vita di qualcuno in breve, c'è sempre qualche cosa e una sempre vuole sapere, almeno io sempre voglio sapere come va. Infatti mi piacciono molto le biografie, anche le biografie non particolarmente avventurose. Quindi questo aspetto del tempo è nella narrazione una delle cose che mi attira di più. Cioè, ogni volta, anche da lettore, da spettatore, mi piacciono le storie che si svolgono. E non necessariamente d'amore, cioè che siano storie d'amore, poi può sembrare buffo, ma è quasi per me una coincidenza. Cioè non ho io per esempio non sono un grande spettatore di film d'amore, non mi sento neanche particolarmente esperto dell'argomento. Diciamo che, come ti dicevo prima, io di solito parto, cioè l'idea iniziale ha sempre la forma di una struttura. Appunto, in Ricordi era una storia raccontata solo stando dentro la testa dei personaggi, solo attraverso i ricordi, in cui, come se avessimo appunto la macchina che ti prende tra le orecchie. E la scelta di una storia d'amore in realtà è la scelta di non aver proprio bisogno di una vera storia, di dire ok, sì, che storia raccontiamo? Mi sembra che ti permetta di avere un racconto più puro. Poi so che sembra strano, dici ma come, ma non sei appassionato di No, non sembra Harmony? strano, perché No, mi sembra che tu me l'abbia spiegato molto bene in questi termini. No, lo capisco questa cosa, sì, ma è vero, cioè stai cercando una forma pura di racconto. Tu, secondo te, cioè, cosa spereresti che si dicesse un giorno dei tuoi film? Che sono belli, penso, che uno se li veda volentieri, cioè questi credo che siano poi tutti i ragionamenti, neanche che facciamo adesso qui insieme, lo stiamo analizzando, ma credo che poi una delle cose che mi piace dei film è che
del cinema anche tra altre arti è che è immediato, cioè che alla fine o ti piace o non ti piace, o ti diverti o ti emozioni o non ti emozioni. E credo che io poi quello che cerco quando vado a vedere un film di solito, cioè il non plus ultra è avere qualche cosa che mi trascini, mi emozioni, mi colpisca, cioè non ci debba ragionare troppo e che insieme abbia uno strato diciamo così, di novità, che è comunque una cosa che mi interessa, cioè che un film abbia... no, non è obbligatorio, sono dei film bellissimi che rifanno cose che sono già state fatte, però soprattutto avendone visti tanti, perché io appunto ho Ti iniziato esalta. a dire questa cosa, solo che spesso sono in due film diversi, è difficile trovare il film che allo stesso tempo ti trascina completamente ed è una cosa anche molto nuova, perché un po' perché appunto poi è difficile fare tutte e due le cose insieme, e un po' perché magari ti distrae anche il fatto che una cosa sia nuova o provi a essere nuova. Però questa cosa dell'innovazione a me appunto mi incuriosisce, un po' perché sennò saremmo ancora a vedere treni che escono dalle stazioni, se ogni volta tu non cercasse di fare una cosa. Detto questo, la priorità la darei all'altro lato, cioè al fatto cioè, che un film comunque ti deve... Far sentire. Cioè, dopo che hai visto un film devi pensare, Beh sì, io devo dire che l'ho pensato dopo ognuno dei tuoi due film, però adesso vediamo, aspetto i prossimi, ne farai degli altri? beh, spero di sì. Aspettiamo, Spero di sì. dai sì. Ma senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, qual è il tuo film preferito? Cioè c'è un film che risponde a queste due cose secondo te? No, ce ne sono tanti di film che rispondono a queste due cose. Ma quello che Eh, per te è più no, importante? un film non lo so, ci sono più che... ci sono, a parte che variano un po' nel tempo, nel senso che appunto poi uno cambia pure, però vedo che ci sono alcuni autori che sono più che dei modelli, perché secondo me è bene poi appunto non avercene troppi di modelli, sennò poi uno un po' si paralizza e un po' cercare di imitare, ma dei numi tutelari, diciamo, e uno sicuramente è Truffaut, io direi, ma per l'insieme, cioè per il fatto che ha fatto film che hanno una chiara coerenza nel tono, che però sono molto diversi, appunto dalla fantascienza a film più quasi documentaristici, e che rivedo sempre, cioè ho sempre voglia di rivedere, Sì, ecco, lo non mi capisco. passa mai la voglia di vederle, però mi piacciono anche, adesso per esempio, ieri ho rivisto un film adesso grazie a Mubi tra l'altro, adesso non voglio fare pubblicità, ma c'erano i film di Joachim Trier, e ieri ho rivisto, che forse è l'esordio addirittura, o non so, ma Oslo 31 agosto. Non l'ho visto. L'hai visto? Me lo recupererò. Beh, i film di Joachim Trier per adesso mi piacciono molto, oppure sto rivedendo Haneke, ma sono tanti, cioè alla fine la cosa bella è che sono cioè, di film belli, di film veramente belli che hanno veramente tutto, ne sono stati fatti tanti, non tantissimi, ma insomma voglio vedere film veramente belli che ogni volta, e poi il film è anche una cosa, quando lo è anche una cosa molto ricca, perché poi appunto rivederle e vedere sempre Trovi cose delle cose diverse, certo. perché puoi guardare di più appunto la messa in scena, puoi guardare di più appunto una volta che ti sei fatto trasportare da una prima visione, cioè, a me piace molto rivedere i film tante volte. Anche a me, un po' in maniera ossessiva. Ma invece in narrativa, chi sono i tuoi numi tutelari per le storie? E magari hanno influenzato qualche volta anche la tua scrittura di film? Primo Levi, stranamente, rimane uno di quegli autori che rileggo tanto, continuo a leggere tanto e tanto anche le cose che meno i racconti, per esempio. E spesso mi chiedo perché, visto che poi non è un autore che Truffaut puoi dire vabbè ma ti mette allegria, te lo leggi, te lo vedi, ci sono dei film comunque leggeri, eccetera. In Primo Levi mi sono spesso stupito di andare a cercare poi a rileggere. Però appunto pure lì credo che per una questione di equilibrio ho riletto adesso La chiave a stella, che avrò letto 7 volte, 8 volte, non so perché. E Però è ogni vero volta che mi trattengo, mi dico ma è un peccato, leggo un libro nuovo. Poi me lo trovo, ero in una casa, no, c'era e me lo sono riletto. Beh, però è un autore che fa un po' questa cosa, no? Di da un lato sconvolgerti e dall'altro farlo in un modo sempre nuovo, pensando, non so, anche al sistema periodico, oppure insomma ci sono anche dei racconti bellissimi, molto innovativi. C'è qualche racconto che ti ha mai influenzato in qualche modo?
Beh, c'è un racconto di Primo Levi che si chiama I Mnemagoghi, che è una storia fantascientifica, si direbbe, una storia fantastica, di un medico che colleziona odori della sua vita, boccette da cui emergono storie della sua vita, l'odore di un amore, l'odore della sensazione da bambino. E questa cosa, che se io non ci avevo pensato, ma è possibile che mi abbia influenzato i ricordi, anche perché ricordo c'è proprio una scena in cui Luca Marinelli entra in una profumeria e cercando il profumo della... Sì, fra l'altro ti posso dire che su quella scena io mi ricordo che tutto il cinema, compreso me, ha iniziato a piangere. Cioè è una roba tremenda quella scena, commoventissima. Come ti senti a far commuovere le persone? È una cosa che ti dà soddisfazione o ti senti un po' sadico? No, penso sia una cosa bella, anche perché poi le cose che senti di più, per esempio in sala, la commozione la senti poco, ma già un minimo ti dà la risata è la cosa che senti di più. Quindi avere una percezione di qualcosa di così visibile no, cioè, vuol dire che comunque non ha lasciato indifferente Sei riuscito. quando succede. E ovviamente non sempre, non a tutti succede, anche perché ricordi è un film comunque più difficile di 10 inverni e che secondo me ad alcuni arriva, ad altri no, forse è anche un difetto del film, non so, il fatto che non... o comunque lo rende un film eh, più parziale sicuramente. L'idea era proprio di fare un film che saltasse un passaggio, appunto, essendo un film che sta dentro la testa delle persone, io credo che se ti arriva, questo almeno è un po' l'intento, dovrebbe mettere in comunicazione direttamente emozione con emozione, Sì, emozione del ma è così. personaggio, emozione mia, emozione dello spettatore, Sì. senza passare per il racconto esterno della storia, che è quello che di solito succede, no? Il personaggio prova un'emozione, Sì, è fa vero. qualcosa e noi ci emozioniamo per quello che gli succede, È non per verissimo. l'emozione che prova. Però non è detto che funzioni questo gioco, ecco. Su alcuni funziona. Su alcuni funziona, Penso che, cioè, no, beh, esattamente questo è la particolarità di questo film così diverso. Senti Valerio, ma vabbè, non ti chiedo qual è secondo te il senso del tuo lavoro perché so che perché non lo so. è un po' difficile come domanda, ma secondo te ci sono delle cose che in un racconto, diciamo per immagini, quindi in un film, ma anche un racconto in parole o immagini statiche in fotografia, sono essenziali, ci devono essere per forza e altre che invece non sopporti, ti danno fastidio, non ti piacciono? Beh, ci sono delle cose che è una cosa personale anche, Eh cioè sì, nel senso personale. non penso che ci siano delle cose essenziali che valgano No, per per te tutti. dico, per una cosa che fai tu, cioè non quelle degli altri. Guarda, a me non piace perdere tempo, cioè mi turba molto quando non mi piace perdere tempo e quindi non mi piace quando vedo qualche cosa in cui ho la sensazione che appunto mi si stia facendo perdere tempo, perché magari è anche fatto bene, però Ok. poi Una mi sembra che non divagazione. mi stia... Quando mi sembra che mi sto intrattenendo e basta, questa cosa dopo un po' mi dà un senso eh, di nausea, non so, di Ah, come sì, mangiando, come quando mangi una- tante patatine fritte. Che sì, sì, ho all'inizio, capito. però d'altra parte mi annoio anche facilmente nel vedere cose che invece appunto mangiando soltanto cose molto sane. Quindi faccio un po' di fatica a trovare l'equilibrio che era un po' quello che dicevamo prima poi Sì. su Truffaut, cioè quell'equilibrio tra narrazione, intrattenimento che però sia strettamente connesso a un senso. Forse anche il fatto che vengo che il motivo Infatti. per cui ho fatto film è per trovare risposte che non ho trovato studiando filosofia. E credo che questo conti un pochino. Quando c'è qualcosa che mi obbliga un po' ad andare avanti, ma
E poi quando ho finito ho detto, ma tutto questo per cosa? Lì un po' mi infastidisco. Secondo volte ti rendi conto che stai perdendo tempo in un certo modo, cioè, ti fa anche forse un po' come una specie di contenimento, no? Per quello che potrebbe essere un disperderti, un dissolverti, ti porta a quello che veramente ti importa, il senso del Sì, tuo lavoro, che sarebbe? che sarebbe... Io credo che abbia molto a che fare con il capire, cioè io credo, il mio scopo sarebbe arrivare un giorno e dire, ah, ecco, ho capito qualcosa. E devo dire che qualcosa per me è qualcosa Sì. che dopo aver fatto i film, per esempio, mi sembra di aver superato, hanno un effetto anche terapeutico, di aver superato un problema che spesso è un problema allo stesso tempo così astratto, filosofico e magari anche un mio problema personale, come se l'avessi messo lì e quindi sia nel rapporto con la memoria nel secondo film che nel rapporto invece con la procrastinazione ehm, di una storia perfetta che deve venire, no? Perché poi Eh sì, questo secondo me c'è in Dieci certo, Inverni, ma aspettiamo che poi questa certo. cosa e credo che mettendoli lì li oggettivizzo e spero che questa cosa funzioni anche un po' per qualcun altro, insomma, che abbia questa funzione. Quindi l'idea di farli per capire qualcosa di me e della vita, diciamo, ehm, credo che forse sia alla fine probabilmente quello che lo sto capendo adesso e che mi spinge è questo, e che fa sì che certe cose, per esempio, mi sembrino interessanti sulla carta, le andrei a vedere magari da spettatore, ma non mi va, non mi dico perché devo fare questa cosa, perché forse non è quella la mia, come dire, missione, ecco, non so se questo ha Mi sembra senso, un'ottima però non risposta lo so se è alla vero. domanda più difficile di Sì, tutte, quindi infatti ero ci siamo terrorizzato. arrivati. Va bene. E, grazie Valerio, Grazie a vi te. ricordo che potete vedere i film di Valerio su Mubi e li trovate tutti e due. Speriamo che crescano di numero presto perché vogliamo vederne degli altri. E grazie. Grazie. I ricordi sono belli così. No, no.